Roma Victrix! È un gioco da tavolo strategico basato su scenari che ricrea conflitti storici e ipotetici durante il periodo della storia romana, dal 218 a.C. al 562 d.C. Ogni turno di gioco simula eventi militari e politici di un intero anno. Le unità di fanteria rappresentano circa 5.000 uomini ciascuna. Le unità di cavalleria rappresentano circa 2.500 uomini e cavalli. Ogni unità di flotta rappresenta circa 50 navi. Roma Victrix può essere giocato da 2 a 6 giocatori. Gli scenari si prestano anche per il gioco in solitario. Ogni giocatore rappresenta una grande potenza attiva, romana o non romana, in lotta per il controllo delle regioni e delle province che compongono l'impero e i suoi vicini. Gli scenari si svolgono in turni di gioco sequenziali, che includono un turno individuale per ciascuna delle grandi potenze attive. Durante la fase delle operazioni muoverai le tue unità terrestri e navali, ingaggerai le forze nemiche in combattimento, allo scopo di acquisire obiettivi territoriali, aumentare o mantenere la tua base di entrate e ridurre quelle dell'avversario. Dai che andiamo. Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Oggi andiamo a vedere Roma Victrix, Campaigns of the Roman World, a game designed by Paul Callio and published by Compass Games. Andiamo a fare una piccola panoramica delle regole, ma come sempre guardiamo prima cosa c'è dentro la scatola. Via! Peso ragazzi! Roma Victrix, Campaigns in the Roman World. Scatolozza mega power, imponente e pesante ragazzi. Come sempre, back of the box, preview, panoramiche. Andiamo a vedere cosa ci offre Compass dentro sta scatola monumentale, imperiale, degna della Glory of Rome. Oh, quindi dentro troveremo handy dandy bags, un deck of cards, provinces, 2 decks of cards, ancora provinces ragazzi, a manetta. Ah, ma poi ci sono anche degli events, un altro deck of cards, provinces e events saranno. Un altro deck of cards, provinces e events, un sacco di provinces e un mini deck of card provinces, clarifications. Attenzione ragazzi, carte di ottima qualità, che belle illustrazioni sul retro, belle spesse. Poi un player display non montato, però cartone spesso e gigante ragazzi. Potrebbe essere un problema per il tavolo perché ce ne sono 2, 3, 4, 5, 6 player mat, capite? Perché fino a 6 giocatori, se 6 hanno sto lancione qua, buonanotte. Poi una tonnellata di counters ragazzi, counters belli, sento già che si stanno spustellando solo tenendo in mano, che se hanno il cellophane, per fortuna. E come vedete sono 8 counter sheet, cioè una roba come 1000 counters qua dentro, cioè totale. Le silhouette sono davvero belle ragazzi, però molto belli. Poi dovrebbero esserci anche cavalleria, questo dovrebbe essere heavy infantry, i leaders, le fleets. Allora il problema che tutti hanno evidenziato è sul colore utilizzato, che hanno fatto un po', secondo me non è così grave come dicono, però si poteva migliorare. Poi abbiamo la nostra mounted game board 22x34 pollici, quindi normal size, che ci mostra tutto il nostro Roman World. Posso dire che dal vivo è più bella rispetto che in foto. La mappa molto standard, molto funzionale, le entrate delle province, la suddivisione dei territori bella grande, c'è anche una sequence of play sopra, quindi ottimo, spazi per le carte. Poi attenzione, abbiamo subito un danger.
Rules of Play, ragazzi, e qua il discorso sembra più imponente di quello che credevo, perché sono 50 pagine, ragazzi. Però attenzione che sono regole opzionali, c'è un capitoletto per il solitario, c'è un po' di roba, ci sono molti esempi, tutte le illustrazioni delle carte evento, esempio di gioco, vedete, cioè siamo già a metà libro, non sembra un gioco difficile, mi sembra più che altro 50 pagine perché è esaustivo e comprensivo di tante cose. E poi, very nice, abbiamo un scenario book bello importante, saranno altre 50 pagine, anche la rilegatura è grossa, c'è un botto di scenari, sono 20 scenari dalla seconda guerra punica fino a Giustiniano. Poi abbiamo un'altra counter sheet, cioè anzi altre due counter sheet, e qua possiamo vedere, attenzione, vedete i colori, giallino, abbiamo il nero, verde, il blu, rosso e il purple, quindi si potrebbe far fatica se hai il blu e il purple, questo stacco per la mappa, insieme al nero magari dicono, però vedendole così a me non sembra sto difetto che dicono ingiocabili, bisogna colorarli coi pennarelli, non lo so, bisogna verificare in mappa. Comunque come sempre la gente secondo me esagera, si poteva fare meglio sicuramente, però very nice. Questo era Roma Victrix e dai che andiamo. Roma Victrix, nuovo titolo di Compass Games dal designer Paul Callio, da 1 a 6 giocatori, 1 perché ha una piccola sezione delle regole per il solitario, comunque si presta solitario, ma diciamo è da 2 a 6, quindi un grande multiplayer con anche un'ottima scalabilità, bisogna dire, è uno dei suoi pregi. Qui i giocatori andranno a contendersi la vittoria qui nella mega vastità della nostra mappa. Cominciamo subito a vedere le victory conditions. Alla fine dei turni di gioco dello scenario, che possono andare anche da 1, 2, 3, cioè al massimo è 30, questo scenario qua per esempio sono 10, vincerà la fazione che ha completato la percentuale più alta di condizioni di vittoria. Oltretutto, se una fazione completa totalmente le sue condizioni di vittoria prima dello scadere dei turni dello scenario, vincerà automaticamente, comunque sempre concedendo un ultimo turno di gioco a tutti gli avversari. Cosa sono queste condizioni di vittoria? Dipende dallo scenario, quindi qua andiamo subito a vedere lo scenario book. Ed eccoci qua, che è il pezzo, diciamo uno dei pezzi forti di questo gioco qua. Roma Victrix infatti è un impianto di gioco, un sistema sandbox astratto, ma perché si presta a modellare una miriade di scenari che va a coprire un vasto periodo dell'impero romano. I scenari qui sono 20, ma con questo sistema, tutti gli strumenti ci dà Roma Victrix, potremmo benissimo crearcene di nostri, cioè è astratto per questo motivo qua. Lo scopo del gioco è anche fornire un regolamento abbastanza semplice e lineare per una situazione multiplayer o comunque che si presti come scalabilità a vari conteggi di giocatori. Andiamo a vedere lo scenario numero 4, che è quello che sto volando io adesso, che è quello classico. Andiamo a menarci con Pompeo e Cesare, traiamo il dado, insomma. Dice numero di giocatori, questo è da 2 a 3, però se lo vuoi giocare a 2 uno tiene Pompeo e un altro Cesare, se lo vuoi giocare a 3 uno tiene il Bosphorus Kingdom. Ti dà gli obiettivi, che in sto caso per i due è che l'altro rimanga senza supremo leader e controllare tutte le province e i territori romani, sono sulla mappa all'inizio. Se questo avviene in uno dei turni vinciamo automaticamente, siccome si andrà sicuramente alla fine qua. Poi vai a contare il totale degli obiettivi, vediamo qua è 32 e 32 per Pompeo, perché sarebbero il conteggio di tutti i territori romani in mappa più l'eliminazione del leader, che conta come 1. Si fa un conteggio percentuale, prendi quello che hai fatto, lo dividi per quello totale, lo compari con quello dell'avversario, chi ha di più ha vinto. Se lo giochi a 3 c'è anche il Bosphorus Kingdom con Farnace. Vedete, hanno tutta una serie di regole speciali per ambientare lo scenario. All'inizio si inizia in pace, quando Cesare fa il birichino attacca, catena la guerra. Poi c'è Domizio a Roma, che bisogna vedere le sue legioni se cambiano fedeltà. Ci sono le regole di successione per Pompeo e per Cesare. C'è Farnace, se lo giochi in 2 il giocatore di Pompeo può per esempio cedere il ponto a Farnace per farlo diventare uno stato cliente. Ora vediamo tutti gli dispiegamenti iniziali, tutte le province con
con tutte le unità, i vari leader. I leader sono unità generiche, non hanno i nomi, però nello scenario te li ambientano. Questo è il leader da 3 è Antonio, quello da 4 è Cesare. Attenzione, abbiamo tutta anche una serie di stati clienti e regni neutrali, potenze maggiori e minori con anche loro i loro stati clienti. Abbiamo tutta una serie di, per esempio, province dove non c'è roba, non è che non c'è niente, c'è il Barbaricum. Ragazzi, quando ho letto il Barbaricum sulla sezione di regole io mi sono già gasato, mi è salito il barbero che volevo prendere una spranga. E poi ci sono sempre i party, ovviamente. Altri neutral powers minori hanno tutte un ruolo, anche se non direttamente giocate. È un sistema che ti riesce a mettere tutte le pedine in campo, insomma, con un regolamento astratto, sì, però è semplificato, ecco. E comunque con tante eccezioncine, robette da vedere. Andiamo avanti, vedremo il scenario. Vedete, questo da 2 a 5 è scalabile, perché lo puoi giocare a 2. Se lo giochi a 2, per esempio, non so, questo è il secondo triumvirato, l'Epido, Sesto Pompeo e i party sono neutrali. Neutrali vuol dire che non sono controllate, però non è che non ci sono nella partita. C'è tutto un sistema per triggerare l'attivazione e poi andrà il controllo a uno degli altri due giocatori, roba che comunque non vuoi fare, quindi difficile che le controllerai, magari forse qualche evento, però comunque ti mette tutte le pedine in gioco e lo rende giocabile. C'è la sua forza, la scalabilità e l'elasticità con cui riesce a presentare tutte le pedine in gioco. Ovviamente ogni scenario ha le sue regole speciali per ambientarlo in questa astrazione, quello che si propone il gioco. Ovviamente tutti i leader, non so, questa è Cleopatra, questo è Antonio, leader da 3, questo è Agrippa. Per esempio questo è Solitaire Capable, perché ti dà qualche regola speciale per renderlo anche in solitario, ma tutti potete farli in solitario in realtà. C'è proprio una sezione nel rulebook per giocarli tutti in solitario, c'è qualche eccezioncina alle regole, però diciamo il sistema si presta anche. Praticamente le altre fazioni sono neutrali, quindi decidi te come, quando attivarle, con chi andare a triggerare le varie situazioni, dove spostare e prepararti per il conflitto, e hai una serie di obiettivi. Questo magari si presta particolarmente e così via. E andiamo avanti, tutto sto malloppone di scenari, di roba, e qua da giocare ce n'è, se vi piace, perché anche uno scenario non è che dura poco. Torniamo in mappa, andiamo a vedere dove facciamo tutte queste condizioni di vittoria. Come vediamo, la mappa è sempre tutta disponibile in qualsiasi partita e tipo di scenario, non ci sono regioni che non si utilizzano. Dove non c'è niente, ragazzi, cioè non è che non c'è niente, qua sono pericolosissimi. Questo è Barbaricum, per esempio, perché è listata nel nostro scenario. Quando tu entri nel Barbaricum tu pensi che non ci sia niente, ma in realtà quello che c'è, che te lo dice proprio nelle regole di scenario, è che, per esempio, non so, entri in Pannonia, in questo scenario qua, devi pescare 2 barbari incognita marker. Vediamo che barbaro incognita marker li peschi a caso, ovviamente, dietro al suo valore di warbands, quindi tu vai a prendere tot unità barbare di cavalleria e fanteria in rapporto anche di quello che ti dice lo scenario. Non so, per esempio, se vai in Sarmatia sono quasi tutti a cavallo, è pericolosa la situazione là, poi quelli si attivano come un vespaio, vai là, hai pestato qualcosa e poi sei fregato. Altre regioni, per esempio, sono vuote perché nel nostro scenario l'Egyptus è una neutral major power, come lo sono i Parti, la Persia, mentre, non so, le regioni dell'Armenia qui è una neutral minor power. Quelle si attivano, hanno un discorso diverso dai barbari, però praticamente il concetto è lo stesso. Quando vai a pestarle poi controlli tu o l'avversario, dipende cosa succede, insomma. Questa mappa comunque, come vedete, è divisa ad aree. Ogni area ha anche un valore di entrate economiche. Le entrate economiche servono per costruire truppe e contribuire allo sforzo bellico. Vedete anche i mari, sono tutte aree, non ci sono terreni. C'è qualche regola, qualche scenario, per esempio questo rappresenta le Alpi, in qualche scenario costa di più attraversarle, o i Pirenei o certe altre cose. Molto importante, tornando al discorso di prima, dividere le potenze. Allora, ci sono le active major powers, che sono quelle dei giocatori, sono al massimo 6, qua ne abbiamo 2, il rosso è Cesare, viola è Pompeo. Come abbiamo detto prima, ci sono anche le neutral major powers, quindi differenza tutte queste major powers. Le neutral è che al momento sono inattive, possono essere attivate o da evento o se attacchi o attraversi i loro territori. In quel caso il controllo va al giocatore che ha la sua capitale, per Cesare è Ravenna,
Roma ha regole speciali, in questo scenario di guerra civile, che è la capitale più distante. Ecco, questo è praticamente il sistema base. Dopo le major power ci sono le minors powers. Le minors powers potrebbero essere, per esempio, vediamo qui, in Numidia, Client Ally. Questo qua è Giubba, in Numidia, che sta con Pompeo. Mauretania abbiamo Bocco, che sta con Cesare, vedete, un Client Ally. Queste qua praticamente non sono attive, ma sono alleate, amiche del giocatore, insomma dello stesso colore, e sono attivabili in un test durante la fase operazionale, o se no sono attivabili se vengono attaccate, quindi sono considerate attive per il prossima fase attivazione. Potrebbero essere anche ally barbari, cioè delle tribù barbariche alleate che sono diverse dal client states, hanno dei concetti in comune, o per esempio l'Egitto qua ha la Nabatea con la regione Arabia Petrea, questa è una minor neutral powers, praticamente il suo stato cliente. Se questa viene attaccata, anche questa si attiva come vespaio, però un discorso a parte. Ovviamente abbiamo detto sono diversi, client state, il concetto di base è lo stesso, ma poi hanno regolette diverse, client states, dai barbarian allies, dal minor neutral power, ma anche per esempio una neutral major power come la Persia, tutte le regole, non so, anche per le ribellioni interne, sistema standard, però con regolette per dare un po' di flavor e contestualizzarlo. Questo è il discorso. Andiamo a vedere la sequence of play per vedere come funziona questo aggeggio. Avremo una prima fase A e B che nel primo turno di gioco non si svolgeranno, però la prima è andiamo a verificare se ci sono i pillage marker e tiriamo, se tiriamo un 5 o un 6 li togliamo. I pillage marker sono antipatici perché ci impediscono di prendere le rendite da quella specifica provincia. Poi c'è un attrition check phase, qui andiamo a verificare, tiriamo per l'attrition per ogni unità che si trova in una provincia contested, cioè ci sono sia unità nemiche che nostre. Poi verifichiamo anche tutte le unità isolate. Cosa vuol dire isolate? Che non possono tracciare un percorso alla nostra capitale. Se lo tracciano per mare devono avere almeno una flotta, per terra non lo possono tracciare ovviamente attraverso territori ostili. Poi andiamo a verificare le unsupplied units. Queste unità tireranno sull'attrition table, se hanno un leader con loro verifichiamo il leader rating, tiriamo un D6, questa è la percentuale di punti forza che andiamo a perdere. Se non hanno un leader tirano sulla riga dell'1 NE no effect. Sto gioco qua si utilizzano le percentuali e abbiamo la percentage table, che è questo mega attrezzo qui praticamente. Andiamo a vedere la nostra forza, non so, abbiamo totale punti forza 5 di quelle unità. La percentuale di punti dobbiamo perdere, questi sono i punti di forza che dobbiamo scalare. Poi abbiamo la joint economy phase. Abbiamo prima il revenue collection segment, praticamente dobbiamo fare su tutte le entrate di tutte le province che controlliamo. Controllo di una provincia, ragazzi, quando ci siamo solo noi, e comunque è segnato da questi garrison marker. Praticamente questi fungono da controllo o difendono e basta in caso di attacco, a meno che non si tratti di una forza romana contro un'altra forza romana. In quel caso là switcha automaticamente lato se è da sola. Attenzione, province client states e allies vari minori sotto il nostro controllo della major power, quelle non ci danno entrate, loro sono indipendenti, sono solo alleati. Le entrate corrispondono a tutte queste monete sulle province che controlliamo. Allora, quello che ci danno è anche tutto sto malloppone di carte che praticamente ti danno la provincia con le entrate e poi flavor tax a nastro. All'inizio le ho lasciate impacchettate, ma poi giocando è un problema stare là a contare veramente tutti i cosi sotto le stack, quante monete devo prendere, quante revenue, e quindi queste sono oro, sono comodissime, mi sono dovuto ricredere, sono anzi essenziali, perché su un attimo ognuno ha il suo mazzetto, fa il conto, se perdi una provincia l'altro te la frega, gli dai la carta, oppure se la perdi per un altro motivo che non la prende l'altro la scarti, tu sai sempre subito cos'hai, intanto se non hai niente da fare ti leggi il flavor text che è sempre bello. Oh, le entrate, ragazzi, vedete qua abbiamo sta plancia di gioco che sembra, non so, il Millennium Falcon, è enorme, mezza mappa. Qua c'è la treasury, qua abbiamo tutti i nostri marker, segniamo le entrate. Tanto qua un recap del tipo di unità che ci sono, le loro forze, il loro costo. Tra l'altro il costo della cavalleria è anche sbagliato perché è 2, però sui counter è giusto. Abbiamo un po' di riserva che se volete potete dividervele per non cercarle dopo. Poi abbiamo casomai le caselle per tutti i leader, in modo da lasciare il segnalino leader in mappa, e qua andate a piazzare la sua stack per non fare ingombri, affollamenti. Ragazzi, io vi dirò
so che, a parte che non ho spazio e tutto, però mi bastava il coso qua della tesoreria. Attenzione che dopo la revenue collection, ragazzi, il momento di pagare, ti pareva. Quindi tutte queste unità che abbiamo in mappa le dobbiamo mantenere. Ogni unità intera, che non è ridotta, perché per esempio, vedete, questa è una legione, dall'altra parte è ridotta. Il numeretto sullo standard sono i punti forza, il colore a chi appartiene, c'è altro da sapere. Ogni unità intera ti costa mezza revenue e 2 unità ridotte ti costa mezza revenue. Devi andare a scalare questa cosa. Quelle che restano fuori, per esempio, non puoi permetterti di mantenerle tutte, sono unsupplied. Essendo unsupplied devono fare l'attrition check come unsupplied, come abbiamo visto prima. Dopo sta roba qua c'è la new unit creation and replacement. Praticamente tutti questi soldi, come li adoperiamo, andiamo a costruire unità e a rimpiazzare eventuali unità ridotte. Però non è così semplice, perché dove possiamo fare ste robe? Dove abbiamo i leaders? Vediamo, i leaders sono sti signori qua, insomma, c'è scritto leader. L'unica roba che è, hanno un valore che è quello del loro activation rating. Questo da 3 è Antonio, vedete. Cesare che è uno in gamba a 4, questo dovrebbe essere Sesto Pompeo, perché Pompeo grande, ragazzi, qua è già schiattato. Sesto Pompeo adesso al momento è il Major Leader. Cioè che ci sono, è importante distinguere sta roba. Ogni Major Power ha un Supreme Leader dato dallo scenario. Per Cesariani ovviamente è Cesare, per gli altri era Pompeo. Come regola di scenario ti dice quando muore Pompeo metti Sesto Pompeo. Tu puoi costruire unità dove hai un Supreme Leader, in quel caso là puoi costruire qualsiasi tipo di unità. Le unità quali sono? Legioni, ausiliari, auxilia, cavalleria, flotte. C'è anche la cavalleria pesante come regola opzionale. Ti danno anche la regoletta, la percentuale da assegnare tra cavalleria pesante e non pesante per ogni minima fazioncina sul tabellone. Questa costa 4, questa costa 2, costa 4, costa 4. Il Supreme Leader ha accesso a tutte. Massimo può reclutare è 2 legioni, 2 auxilia, una cavalleria, una flotta. Paghi il necessario. Ma un leader normale invece ha accesso solo a flotte e auxilia. Altro posto dove puoi reclutare, dove hai la tua capitale, in questo caso qua è Ravenna per Cesare. È come se avessi il Supreme Leader, puoi reclutare quella che vuoi. I limiti sono sempre quelli di quantità. Dove non hai leader o la tua capitale non puoi reclutare. La particolarità però di reclutare con i leader è che devi fare un check. Tiri un D6, se fai più del loro leader rating non possono partecipare alla fase operazionale, quindi non possono né muovere né combattere né fare robe in sto turno qua. Quindi decisione, perché se recluti di solito non fai un tubo dopo, ci vuole tempo per portare gente. Io per esempio mi sono messo un cubetto qua per ricordarmi che questo ho reclutato ma non può fare un tubo dopo, come neanche lui. L'unico che ha reclutato ha potuto fare qualcosa dopo è Cesare, perché uno in gamba ha 4 il leader rating, quindi dovevo fare 4 o meno per essere tranquillo e così è successo. Quindi recluti sì, però ci vuole tempo e comunque poi non è che puoi reclutare tutto quello che vuoi. Sia per limite questo, sia che devi pensare al mantenimento. Oltre a creare unità puoi fare il rebuild, cioè nel senso se hai una ridotta la metti ad intera. Però il limite è sempre quello: 2 legioni, 2 auxilia, una cavalleria, una fleet, e scegli se tra questi ti spartisci i rebuild e i create. Bene, poi è il momento del replenish event cards. Sì ragazzi, ci sono anche gli event cards, non tanto, un pochino, perché ogni fazione ha un event card. Se l'ha giocata nel turno prima, quindi adesso ne avrebbe 0, ne pesca 1, altrimenti non pesca niente. Ogni fazione ha praticamente sempre un event card. Infatti non sono tante, sono tipo 21 mi sembra. Treachery, intelligence, attrition, leader, cioè robe furbe. Dopodiché si va Initiative Determination Phase. Initiative Determination Phase, ragazzi, qua è casuale. Praticamente hai i tuoi cheat per ogni fazione, la metti in una tazzina e estrai. Chi capita fa tutto il turno, un classico I go, you go, cioè faccio tutto io, poi fai tutto te. Potete immaginare magari con più giocatori ci sia downtime, però devi sempre stare là in realtà a guardare, perché hai sempre l'opportunità di fare interception, poi partecipi ai combattimenti. Altra regola opzionale è mettere tutti i leader tranne il Supreme Leader, oltre al token iniziativa, nella tazza di tutti quanti, e quando peschi una cosa, un leader, lo piazzi su una tua forza e agisci con lui.
Io qua sto facendo quello classico. Poi ovviamente quando ti viene l'iniziativa c'è Active Turn. Cosa fai nell'Active Turn? Attivi un leader, fai robe con quel leader, ti muovi e casomai combatti con quel leader. Stop, questo è. E lo fai per ogni tuo leader. Adesso siamo nel mezzo del turno cesariano. Cesare ha fatto, quindi proviamo a fare cose così a caso con un altro, tanto per capirsi. Quindi vediamo per esempio il leader O. Allora, per attivarsi bisogna prendere in considerazione il suo leader rating, che è 1. È un signor poverino questo. Andiamo a tirare il nostro D6. Fantastico, abbiamo fatto 1. Vuol dire che i nostri punti operazione che abbiamo sono il leader rating più il nostro tiro di dado, in questo caso 2, con 2 facciamo un tubo praticamente. Opzioni che abbiamo: allora, muoversi da un'area a un'altra, se non ci sono regole speciali ti costa un punto operazione. Quando ti muovi puoi prendere su robe e mollare giù robe, ovviamente, patto che non abbiano già mosso con un altro leader in questo turno. Quindi diciamo che lui con una legione si porta dietro una legione e va qua e poi termina qui la sua attivazione. Non mi porto tutto dietro perché dato ho fatto poco movimento, poi magari voglio portare queste da altre parti con un altro leader. Quindi lui abbiamo fatto, muoviamo Antonio che ha 3. A 3 abbiamo tirato un 6, quindi adesso ha 9 punti operazione. Allora, possiamo muoverci, quindi andremo qua, 1, prendiamo queste che non hanno già mosso, 2, 3. In Tarraconensis c'è Labieno. Tito Labieno dice no, adesso provo a intercettarti. Per intercettare dobbiamo fare il leader rating o minore, non di più. Fatto 3, lui ha leader rating 3, quindi riusciamo a intercettare. Lui va qui e ora si scatenerebbe il combattimento. Tito Labieno è comunque l'attaccante. Allora, nell'interception, roba strana, se qua c'è un'altra army, qualcosa, se tu fai l'interception, se c'è un'altra armata tua, amica, eccetera, non partecipi al combattimento. Ogni combattimento è fatto, risolto separatamente. Quindi lui proprio va addosso a lui prima che possa arrivare, non so, in questo caso alla garrison. Poi c'è il combattimento. In questo caso avviene per l'interception. Se no, è un combattimento, attaccare un nemico nella stessa provincia ti costa un punto operazione. Mettiamo che Tito Labieno infatti non abbia intercettato. Quindi Antonio aveva fatto 1, 2, 3, col quarto attacca la guarnigione. Regola speciale: sui scenari Civil War tra romani non si attacca mai la guarnigione. Questa passa direttamente all'altro lato, quindi mi è sostituita con la garrison così. Se fosse stata una guarnigione non romana o viceversa, insomma, sarebbe svolto il combattimento, questa a forza 1. Però comunque è sempre una rottura di palle perché ti fa sempre almeno un 10% di perdite, altra roba un po' così. In questo caso qua, per esempio, Tarraconensis, Pompeo l'ha persa, dà la carta a Cesare, ragazzi, per ricordarsi le rendite. Va bene, comunque possiamo andare avanti ora che questa è amica. Non potevamo attraversare un territorio nemico. Se invece andavamo qua c'è un vespaio, attivavamo i Cantabri. I Cantabri sono barbarians, insomma sono tremendi. Probabilmente bisogna fare il controllo sarebbe andato a Pompeo. Quindi abbiamo fatto 4 e 5, andiamo qui in Cartaginensis. Bene, Cartaginensis, ora che ci siamo, loro potrebbero intercettare anche tentativi multipli. Bisogna sempre ricordarsi che però i combattimenti vengono risolti tutti singolarmente. Lasciamo stare. Loro vanno qua e con un altro punto di operazione attaccano Labieno. Vedete, si può attaccare più volte e continuare, non è che fai un combattimento e poi finisce l'attivazione, vai sempre fino alla fine dei punti. Quando tu attacchi, lui ha l'opportunità di provare una withdraw. Per fare withdraw test come l'intercettazione, leader rating o meno e vai via, di 1 o 2 spazi friendly, ok, e non da dove è venuto l'attaccante, ovviamente. Se non lo fa, in questo caso non lo fa, c'è il combat. Vediamo sto combat come funziona. Prendiamo i due leader, in questo caso qua il loro leader rating è uguale, tutti e due hanno 3, quindi nessuno ha un modificatore positivo. Adesso bisogna vedere i modifiers. Quindi andiamo a vedere la forza delle unità. La forza delle unità si equivalgono, siamo 20 a 20, quindi è un 1 a 1. Non ci sono modificatori neanche qui. Se fosse stato per esempio un 2 a 1, chi aveva il 2 aveva un più 1. Stessa roba con il leader rating, se questo aveva 2 invece che 3, lui aveva un più 1, perché 3 a 2 la differenza è 1. Poi andiamo a vedere la maggioranza di cavalleria. Se tu hai un rapporto almeno di 2 a 1 con cavalleria, hai un più 2. In realtà la cavalleria è molto forte. Loro hanno solo 2,
riduce. Vedete, lui invece ha 4, quindi ha un 2-1, vuol dire che ha un +2 al tiro come modificatore di dado. Fatto sto discorso qua, individuato i modifiers. Se tutti e due hanno modificatori positivi, ragazzi, si detrae il minore dal maggiore, il valore netto resta a 1, solo 1, alla fine avrà un modificatore da spendere. Quindi se Antonio aveva 1, lui aveva 2, in realtà poi sarebbe stato 1 per Labieno. Tutti e due tirano un dado, tiriamo il rosso per Antonio. Labieno ha fatto 6, Antonio ha fatto 3. Labieno però ha anche il +1, potrebbe alzare il suo a 7 o portare quello di Antonio a 2. Il massimo di valori di dadi è 1 e 10, 10 il massimo, 1 il minore, perché queste sono le percentuali di punti forza di perdite inflitte all'avversario. Quindi dice magari che Antonio lo mette a 2 perché così gli fa solo il 20% invece del 30%. Per vedere, ragazzi, cosa perdiamo, bisogna andare sempre sulla percentage table. Quindi vediamo che 20% di 20 mi dà un 4 punti forza da perdere, quindi vai a perdere punti forza o girando le unità, riducendole oppure eliminandole. Potrebbe incassare anche con la Garrison, che mi sono dimenticato di contarla, aveva 21, però il rapporto è sempre di 1-1. La Garrison, un Ausilia lo riduce e un altro lo elimina, che sono 4 punti forza. Invece Antonio, che ha 20, il 60%, 12, è un disastro, fa così. 2 legioni e 2 Ausilia. Diciamo che fatto questo torna con la coda tra le gambe, quinta Araconensis, e decide che gli altri punti di attivazione li perde e finisce il turno. Se vedete qua ci sono anche le fleet. Con un punto attivazione possiamo imbarcarci su una fleet. Una fleet contiene un'unità, quindi se ci imbarchiamo, non so, questo leader qua, un punto, imbarchiamo 2 unità. Se non avete capito, ragazzi, qua le robe si muovono tutte con i leader, senza leader non ci si può muovere. Poi movimento delle flotte, un punto possiamo andare o una costa adiacente, quindi allo stesso mare in cui ci troviamo, quindi andiamo in Grecia o vedete in Italia perché è adiacente così, oppure andiamo al centro del mare, perché andare al centro del mare poi ci consente di andare in un altro mare magari, che è un punto attivazione. Poi vedete possiamo andare o in costa adiacente a questo mare, oppure magari in un altro mare adiacente, oppure in uno stretto. Vedete qua, questo è uno spazio. Se c'è un'unità di terra e basta, le flotte amiche e nemiche possono attraversarlo, altrimenti quello che impedisce è una flotta avversaria, sia per le unità di terra che per le unità navali. È uno spazio sia per le unità di terra che per quelle navali, quindi per esempio stavamo dicendo qua, un punto attivazione, andiamo a una costa adiacente, un punto attivazione, sbarchiamo, ragazzi. Ecco qua, sbarco in Cirenaica. Se hai fleet, questo però nella costruzione di unità, mi sono dimenticato prima, la puoi sempre convertire tipo una fleet in una legione ridotta. Ricordatevi le fleet, molto importanti, i lati di costa dove sono appoggiate, non sono mai in mare, e le fleet non possono mai terminare il movimento in mare aperto. Oltretutto dopo il terzo punto di movimento per mare devi tirare per l'attrito. Tiri un D6, se fai un 1 quella unità di flotta è ridotta. Attenzione perché le fleet, ragazzi, se restano in un territorio con solo unità nemiche possono venire catturate. Non so, per esempio i cesariani vanno qua, sconfiggono sto blob mortale di Pompeo, da stack non so. Quindi loro si ritirano e restano qua con le fleet. Per ogni fleet bisogna tirare un dado, se tiri un 6 catturano la flotta, altrimenti fai un redeploy nella fleet in una costa amica a tuo piacimento, quindi vanno via le navi, scappano, e se non ci riescono la catturano con un 6. Le fleet, ragazzi, poi chiaramente anche queste possono andare per esempio qua, sono sullo stesso lato di costa e con un punto operazione fanno naval combat. Naval Combat funziona come il Land Combat, solo che conti solo punti forza delle navi e non c'è il valore di modificatore della cavalleria, ovviamente, come neanche negli assedi non c'è la cavalleria, ragazzi. Uno può sempre tentare di fare withdrawal, guardi il valore del leader, se non c'è il leader consideri come se avessi un leader di valore 1. C'è anche il Naval Interception, quindi sempre aree adiacenti, tiri in base al valore del leader, stessa roba, funziona uguale come quello terrestre, diciamo, solo che sei in mare. Ragazzi, se una flotta viene eliminata che sta trasportando ovviamente un'unità, anche l'unità viene eliminata.
Quello che possiamo fare anche nella nostra attivazione è attivare un client state, che è quello che ha fatto Cesare prima, attivato i suoi amici del Cappadoci qua, della Cappadocia, che si sono divertiti, hanno fatto un po' di pillage con il client state di Pompeo della Licia, l'hanno proprio annientato e anche qua hanno preso la Cilicia. Quando loro si attivano, va bene, loro avevano delle loro truppe, vediamo differenza, vedete, leader generico ma non romano, e non hanno legioni, hanno il resto e hanno heavy infantry che è più debole della legione, solo i romani hanno la legione. Qui cos'è che hanno fatto? A un certo punto hanno dovuto assediare la capitale, perché quando c'è una difendi sulla tua capitale, anche le potenze minori hanno la loro capitale, minor capital, che comincia a forza 2, quelle maggiori hanno la capitale a forza 4 come noi. Quando difendi qua tu puoi sempre decidere di ritirarti dentro, in quel caso là poi ci sarebbe un assedio, praticamente aggiungi la forza della capitale al tuo valore di forza e la capitale può incassare punti forza al posto di unità. Quando tutte le unità sono eliminate, la capitale va a, diciamo, 0, metti un segnalino pillage, praticamente è rasa al suolo, l'hai distrutta. Sei tu giocatore come con la tua potenza che fai sta roba qua, prendi anche revenue 5 per una capitale minore, invece prendi metà tesoreria dell'avversario per una capitale maggiore. La capitale dove ci sta proprio la tesoreria quella che è segnata sulla plancia tua. Per attivare comunque queste client state tu devi tirare col tuo Supreme Leader un D6. Se il valore del tuo Supreme Leader è 3 o 4, allora con un 2 o un 1 attivi. Se il valore è 1 o 2 del tuo Supreme Leader, con un 1 la attivi, quindi è molto difficile attivarli, però se riesci qualcosa fanno, danno un po' fastidio. In alcuni scenari epoca imperiale, ragazzi, ovviamente abbiamo anche i limes. Siccome i romani non sono gli unici potenze giocanti, sia di potenze attive che neutrali, così, quando tu entri in un limes che ha forza piena ti costa 3 punti entrarci con una fazione non romana, 2 punti invece se è ridotto il limes, quindi ti rallentano molto il movimento. Ecco, quello fanno sostanzialmente, ti bloccano là. Altre robe che si possono fare è che se hai 2 unità ridotte dello stesso tipo la puoi mettere, far diventare subito un'unità intera, e questo sostanzialmente è tutto quanto. I concetti sono davvero semplici, però attenzione, perché dato che sono semplici rischi anche di darli per scontato e poi a tante eccezioncine che magari sorvoli. Qualche concetto che ho avuto dei dubbi, che non è, in effetti non è neanche chiarissimo. Il designer comunque ha risposto su BGG anche privatamente. Sistema astratto, ma per fare un sandbox che si presta multigiocatore, tenendo le regole più semplici possibili, su cui sopra ci possiamo appoggiare le tovaglie di tante situazioni e possiamo adattare e costruire quello che vogliamo. Questo è il tipo di prodotto. Tutto qua. Che poi dovrebbero uscire tra l'altro ulteriori scenari, infatti l'avevano annunciato già col Paper Wars numero 116, con un'altra decina di scenari, si chiamerà Roma in Vita, tipo mi sembra il numero di Paper Wars, o comunque potete costruirvi i vostri, qua ci sono tutti gli strumenti forniti. Questo è il discorso. Quindi Roma Victrix, grazie alla visione, io non ho più un cavolo da dire, come sempre ragazzi, fate i bravi, ciao.